Per iniziare a suonare il clarinetto, no? Ma che cosa serve davvero? Che cosa è veramente importante e che cosa è un po' meno importante? E soprattutto quanti soldini ci vogliono? Quanto bisogna spendere per avere tutto quello che ti serve? Non comprare cose inutili e avere soprattutto uno strumento che ti possa durare nel tempo. Di questo ed altro ti parlo in questa pillola. Ciao, io sono Emanuela Vitali, sono una clarinettista professionista, una formatrice e una coach. Insegno alle persone a suonare il clarinetto anche partendo da zero con lezioni one-to-one, corsi e video lezioni. Oltre a questo sono anche una problem solver e aiuto le persone a fissare obiettivi e raggiungerli. E se c'è qualche problemino nel mezzo, risolverlo. Allora, una cosa molto importante quando si inizia a suonare il clarinetto è avere la giusta attrezzatura, perché se io compro cose che non vanno bene, poi finisce che spendo tante centinaia di euro e poi mi ritrovo un po' in difficoltà perché ho speso dei soldini, le cose che ho comprato non funzionavano e sicuramente partire così non è che sia il massimo della vita. Oggi voglio darti un po' di consigli per gli acquisti su dei prodotti economici che sono stati testati a lungo e che funzionano veramente molto bene. Ci trasferiamo al PC e andiamo a vedere cosa ci propone il mercato. Eccoci qui davanti alla nostra scheda di prodotti e davanti al nostro clarinetto, che è il protagonista in questo caso. Ci troviamo davanti a un clarinetto costruito in ABS, 17 chiavi 6 anelli, quindi non abbiamo la 18ª chiave, con sistema ovviamente BEM. La meccanica è in argento nichelato lucido ed è uno strumento che io ho avuto modo di testare per diversi anni con degli allievi ed è uno strumento che è veramente un muletto, cioè nel senso che lui va sempre, non dà mai problemi. Ovviamente è uno strumento da studio, anche se io ho avuto degli allievi che hanno fatto studi anche da conservatorio, hanno iniziato a fare studi da conservatorio, poi ovviamente lo strumento è stato cambiato. Io penso che a 129 euro non si possa pretendere di più, insomma è uno strumento che funziona, che non dà problemi, intonato, con un discreto suono, del quale io comunque ho fatto una recensione che inserirò come link nella descrizione di questo video. Lo strumento è completo, ha una bella custodia, ben sagomata, ha la sua imboccatura con la sua fascetta, economica ovviamente, nulla di particolare, è un bello strumento, fa bene il suo lavoro, ha una buona ergonomia delle chiavi, abbastanza silenzioso, devo dire anche la verità. Nella parte posteriore troviamo anche un aggancio per la tracolla, che è una cosa anche molto interessante e molto utile anche. Che cosa consiglio di abbinare a questo strumento? Innanzitutto un'imboccatura che ci permetta di poter andare avanti serenamente, perché sappiamo che le imboccature degli strumenti da studio, quelle date in dotazione agli strumenti, purtroppo a volte non sono proprio tanto belle. Imboccatura della Yamaha che costa 47 euro, meno di questo non si può spendere perché è proprio l'entry level, apertura di 1,10 mm con una lunghezza del piano di 19 mm. È un'imboccatura che ci dà una certa serenità perché ci permette di suonare ed essere sicuri di avere almeno un piano dritto, baffi dritti e una camera di discreta qualità. Questa è un'imboccatura che si porta avanti per un bel po' di tempo. Allora, io amo le ance Gonzales. Le ance Gonzales sono delle ance prodotte in Argentina dalla ditta Gonzales e il modello per clarinetto in si bemolle, che sono le Classic, un pacchetto costa 19,90 €, sono anche piuttosto economiche rispetto alle concorrenti, non di tantissimo, però abbastanza economiche. Ma la bellezza di queste ance è il fatto che queste ance funzionano bene. In un pacchetto se ne trova una che non va tanto bene, però in linea generale sono delle ance che performano veramente molto bene, io le consiglio. In alternativa si possono prendere le classiche Van Doren numero 2,5 sempre. La numerazione delle ance più o meno per l'apertura 5 e 2,5 è abbastanza equilibrato. Un leggio, giustamente, 26 euro, un leggio che durerà per tantissimi anni e che è un elemento molto importante quando si studia perché ci permette di avere una postura corretta.
La postura quando si suona il clarinetto e qualsiasi altro strumento è molto importante, e quindi può succedere che una persona magari per comodità appoggia il libro sul divano, sulla sedia o sul tavolo e poi sta tutto storto a suonare. Onestamente non è proprio il massimo della vita. Una cosa che è molto utile utilizzare quando si suona è anche lo stand per il clarinetto, perché a volte mentre si sta studiando si poggia lo strumento per qualche secondo, per qualche minuto, e metterlo su uno stand come questo della KM, che è molto buono, fatto anche molto bene, e aiuta a non poggiare lo strumento su posti improbabili che poi a volte capita che lo strumento cada giù a terra. Quindi è molto importante avere un punto saldo dove mettere lo strumento, e lo stand sicuramente 15,90 € fa bene il suo lavoro. Non è certamente obbligatorio acquistarlo, però io lo consiglio perché è molto utile. Un'altra cosa importante per la manutenzione dello strumento è il panno della pulizia. Questa volta qui ci trasferiamo su Amazon e troviamo questo panno per la pulizia del clarinetto che è fatto abbastanza bene ad un costo abbastanza accessibile, che è 8,88 €. Amavano il numero 8 evidentemente chi ha messo in vendita questo panno della Slade. Non è male, è fatto abbastanza bene, ha un piombino alla sua estremità. La manifattura non è proprio di quelle più belle che esistano, però per il prezzo che ha diciamo che è un buon compromesso. Una cosa molto utile da utilizzare quando si suona, e questa non è per niente a mio avviso opzionale come cosa, sono i cosiddetti gommini da mettere sulla imboccatura. Quindi quello che si fa è questo: si prende l'imboccatura e si attacca su questo gommino. Perché sono così importanti? Perché innanzitutto non fanno consumare proprio fisicamente l'imboccatura, perché con i denti poi si finirebbe per consumarla inevitabilmente, ma oltretutto hanno un potere di grip. Cosa vuol dire? Che il dente arriva sopra al gommino e lì si blocca e non scivola sull'imboccatura. A volte quando si inizia a suonare si scivola sull'imboccatura se non c'è il gommino e fischia tutto spiano. Quindi consiglio 8 pezzi, 7,99 €, 1 euro al pezzo. Secondo me è un investimento da fare perché è un prodotto sicuramente molto utile. Adesso arriva la parte più bella, perché abbiamo 2 strumenti completamente gratuiti che si possono scaricare tranquillamente sull'App Store dell'Android o di Apple, che è il Sound Corset. Il Sound Corset è uno strumento gratuito molto molto bello, perché al suo interno ha sia l'accordatore, quindi il tuner cosiddetto, sia il metronomo. Quindi è molto molto importante averlo, perché è un ottimo ausilio per lo studio. Un'altra cosa molto bella da utilizzare quando si studia è il Focus To Do, che si basa sulla tecnica del pomodoro. Anche questa è un'applicazione gratuita che si può scaricare dall'App Store del proprio telefono, che è molto bella perché si basa, appunto, dicevo, sulla tecnica del pomodoro e permette di creare delle sessioni di studio ordinate, e quindi ha tutto un report poi anche quanto si è studiato, quanto si è lavorato, quanti pomodori si sono fatti per quell'argomento oppure l'altro, ha delle statistiche, si può accedere da qualsiasi dispositivo, dal telefono, dal tablet, dal computer. È molto molto interessante, si possono inserire delle note, si possono inserire delle date. È una cosa che io consiglio. Poi ovviamente l'insegnante avrà la sua idea su queste tecniche di concentrazione. Per me sono degli ausili che sono troppo importanti e non ne farei mai a meno. Se sei arrivato a questo punto, evidentemente il clarinetto ti interessa davvero. Allora ti chiedo, mi puoi fare un regalo? Piccolo, 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 che non ti costa un granché? Iscriverti al canale, lasciarmi un commento o lasciarmi un like? Perché così l'algoritmo ci vede meglio e possiamo continuare a fare questo tipo di contenuti, arrivare a più persone possibili e cercare di dare una mano. Grazie mille in anticipo. Passiamo agli elementi opzionali. Cosa significa? Che se non si hanno non succede assolutamente nulla, ma se si hanno ti danno una grande grande mano. Primo elemento, il cilindro di Thomann con la pallina al suo interno, che è un ottimo ausilio per la respirazione. Io lo faccio usare a tutti i miei allievi perché io penso che abbia una capacità e un'efficacia incredibile. 24,90 € spesi veramente bene.
non si rompe mai, a meno che non cade a terra dal quinto piano sull'asfalto, però in linea generale è eterno. Si spendono 24,90 € una volta e si ha la possibilità di avere veramente un prodotto incredibile che vi aiuterà tantissimo a performare meglio, non solo a livello di suono, ma anche di proiezione, di intonazione e tutto il resto. Questo nello specifico è un prodotto veramente utile perché sblocca completamente la respirazione. Io consiglio sempre la mattina, quando si comincia a studiare o nella prima sessione di studio della giornata, di dedicare sempre qualche minuto ad utilizzarlo, perché è veramente uno strumento salvavita, direi. Un altro tool per la respirazione è questo qui, questo è un pochino più economico, costa 21,90 € ed è uno strumento veramente interessante perché crea una specie di resistenza e quindi quando si va a soffiare, avendo resistenza, simula un pochettino la resistenza che ci dà anche lo strumento. Poi noi sappiamo che lo strumento in realtà non è che crei tutta questa grandissima resistenza, ma se noi ci abituiamo a soffiare direzionando l'aria, sicuramente avremo un grandissimo vantaggio e anche questi 21,90 € sono euro ben spesi perché vi aiuteranno tanto. Quando si comincia a suonare che un'ancia non funziona, l'altra non funziona, utilizzando questo strumento, facendo degli esercizi per 2-3 minuti, come per magia si vanno a riprendere le stesse ance di prima e suonano molto molto meglio. Questo vuol dire che anche la resa delle ance è influenzata dalla qualità dell'aria, quindi è molto importante anche questa cosa. Quindi abbiamo visto che sul mercato ci sono delle cose molto interessanti da poter acquistare e una raccomandazione la voglio fare a tutti. Molto spesso alcuni pensano: ah, ma è un clarinetto da 129 €, forse non vale niente, forse non funziona bene, forse non riesco a studiare bene. Sbagliato. Con questo clarinetto si può arrivare a un ottimo livello di preparazione. Come dicevo nel video, io ho diversi allievi che stanno facendo studi avanzati con quello strumento lì, quindi vuol dire che lo strumento funziona e dura nel tempo. Non pensare mai che il tuo valore sia determinato dal valore dello strumento che hai in mano. Questo è un problema grosso. Il valore nostro nella fase di studio lo diamo noi, non lo dà lo strumento. È ovvio, io ho un Selmer, uno strumento bellissimo, meraviglioso che io adoro perché è il mio lavoro, perché suono da quando avevo 12 anni e adesso ne ho 45 fra un po', quindi è normale che io abbia uno strumento professionale perché è il mio lavoro. Ma io quando ho iniziato a studiare clarinetto avevo un clarinetto che forse era peggiore dello Starton, eppure ho studiato, eppure sono diventata una professionista, quindi sleghiamo l'idea generale dello strumento economico, allora io non sono bravo o non sono brava. Non è questo. Con uno strumento come lo Starton si può fare veramente tantissimo, credimi. Lo strumento costa 129 €, imboccatura Yamaha 5C 47 €, gommini per l'imboccatura 7,99 €, ance Gonzales numero 2,5, un pacchetto da 10 che dureranno tantissimo tempo, 19,90 €, Leggio 26 €, intonatore e metronomo gratis, quindi 0, kit di pulizia 8,90 €, il timer per la tecnica del pomodoro, anche quello è gratis, 230 € per il kit di base. Andiamo nel pacchetto opzionale, abbiamo i 2 tool per la respirazione che costano rispettivamente 24,90 € e 22 € e lo stand per clarinetto 15,90 €. Quindi il costo del kit supplementare è di 61,90 €. Beh, 300 € non è una cifra così spropositata per incominciare a studiare uno strumento. Ovviamente a questa cifra vanno aggiunti anche i soldi per comprare qualche libro, per fare lezione e le lezioni stesse. All'inizio del percorso di studi con il clarinetto consiglio di fare lezioni settimanali, sarebbero proprio il non plus ultra, però se si ha un budget un pochettino più limitato si possono sempre fare delle lezioni una tantum dove si può essere ben seguiti all'inizio e non avere poi successivamente problemi di impostazione che sono sempre un pochettino ostici da risolvere. Beh, anche per oggi abbiamo dato i numeri, parecchi numeri.
Spero che il contenuto sia stato utile e che possa aver dato una mano a chi vuole iniziare a suonare lo strumento e non sa da dove partire. Da seriate, dal clarinetto e dai numeri è tutto e io ti do appuntamento alla prossima pillola. Ciao ciao!